Sicilia, un'isola di luce, colori mediterranei, il mare azzurro, scogliere frastagliate. La Sicilia ci accoglie con contrasti potenti. Tra questi piccoli villaggi di pescatori, borghi montani incantati, città barocche maestose. Nelle ampie valli fertili cresce ciò che nutre l'isola. Mandorle, melograni, fichi, limoni, arance e vino. E soprattutto infiniti uliveti che si adagiano dolcemente nel paesaggio e danno ritmo all'isola da secoli. Ma anche la luce più pura proietta ombre lì dove il ritmo della vita inciampa. Tra uliveti e bagliori di sole cresce ciò che non dovrebbe esserci: rifiuti, immobilismo, ignoranza. I rifiuti sono un problema pressante in molti comuni della Sicilia. Proprio Misilmeri, una città che fa spesso parlare di sé per le discariche abusive, è stata premiata da Legambiente per 4 anni consecutivi, dal 2022 al 2025, come una delle eccellenze nella raccolta differenziata, tra cui anche come miglior comune della Sicilia sopra i 15.000 abitanti. Un contrasto notevole tra i numeri ufficiali e la realtà quotidiana delle strade. Una performance statistica che lascia ammirati. Ma osservando i cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali, verrebbe quasi da chiedersi: una raccolta così efficiente produce forse più immondizia visibile proprio perché funziona così bene? Il sindaco Rosario Rizzolo ha commentato il 12 luglio 2023 su Palermo Today. Questo premio rappresenta per tutti noi e per la città di Misilmeri un nuovo punto di partenza per nuove sfide da vincere e ci dà entusiasmo e fiducia per continuare su questo percorso, verso nuovi obiettivi e attraverso future iniziative che già stiamo programmando. Continueremo su questa strada e con l'aiuto dei misilmeresi saremo sempre più un modello di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Viene spontaneo chiedersi: quali di questi nuovi obiettivi e delle iniziative future, già annunciate nel luglio 2023 con tanto entusiasmo, sono state concretamente realizzate fino ad oggi? Che valore ha un premio ambientale se non è supportato dalla realtà visibile? E com'è possibile conciliare l'immagine del comune modello con le condizioni reali sul territorio? Significa forse che tutto sta migliorando, diventando più pulito, ordinato. Tuttavia, le comparazioni accessibili a chiunque su Google Street View mostrano il contrario esatto di un miglioramento. La situazione sembra peggiorare settimana dopo settimana, anno dopo anno. Com'è possibile? E cosa dicono i responsabili al riguardo? Da oltre 3 anni documentiamo in modo sistematico il problema delle discariche abusive a Misilmeri, con foto, video, dati geolocalizzati e numerose PEC inviate ai responsabili. Il 1° aprile 2025 abbiamo inviato l'ultima PEC al sindaco Rosario Rizzolo, con oggetto Discariche abusive, ultimo sollecito prima di una documentazione pubblica. Nella mail una cronologia dei nostri tentativi di ottenere ascolto. 8 messaggi, oltre 50 pagine di prove. Il sindaco è stato informato alla presenza di testimoni. Eppure tuttora nessuna reazione pubblica, nessuna misura concreta, nessuna richiesta di scuse. Quanti avvisi servono? Quante immagini? Quanti messaggi prima che un problema venga preso sul serio? Il 23 novembre 2024 nel municipio di Misilmeri si è svolto un incontro con il sindaco e attivisti ambientali, in cui si è sottolineata l'urgenza del problema rifiuti. In quell'occasione è stata mostrata una versione preliminare di questo video, che mostra un uomo
mentre scarica rifiuti indossando una felpa con il logo ufficiale del comune di Missilmeri. All'epoca fu promessa una soluzione. Furono prospettati ulteriori incontri. Domanda: com'è possibile che, nonostante tali evidenze, non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale né siano state attivate misure concrete per chiarire l'accaduto? Durante l'incontro il sindaco fu informato anche dei rischi legati agli incendi di rifiuti. Fu assicurato che, per quanto possibile, si sarebbe intervenuti con controlli più efficaci. Eppure la realtà è ben diversa. Nel maggio 2025, su una strada pubblica del comune di Misilmeri, tonnellate di rifiuti abbandonati illegalmente sono state date alle fiamme, senza alcuna conseguenza. Poi, a fine agosto, la storia si ripete. Ancora fuoco, ancora rifiuti che bruciano sulle strade di Misilmeri. Un pericolo non solo per l'ambiente, ma per le case vicine, per gli animali, per la salute delle persone. E intanto, nello stesso punto dove a maggio si è bruciato tutto, si accumulano già nuovi rifiuti, come se nulla fosse accaduto. Ma allora, a Misilmeri si preferisce incenerire anziché riciclare? Non in impianti moderni, ma in piena strada, sotto gli occhi di tutti. Cosa è stato davvero controllato? E come può il comune accettare che, dopo roghi del genere, non solo fuliggine, cenere e l'amianto cancerogeno, ma anche sostanze altamente tossiche come diossine, furani, PCB e metalli pesanti mettano in pericolo le persone e l'ambiente? Cosa è stato veramente controllato? Chi difende la salute delle vostre famiglie, dei vostri figli e nipoti e la nostra terra da diossine nocive, metalli pesanti e PCB? Comprendiamo. Le risorse pubbliche sono limitate e molti comuni affrontano serie difficoltà finanziarie. Eppure, nella città metropolitana di Palermo, istituzione che ha sostituito l'antica provincia, alcune amministrazioni sembrano ricevere sostegno in modo rapido e snello. Un esempio positivo è Bagheria, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, che ha lavorato in stretta collaborazione con la municipalizzata dei servizi AMB Società per Azioni, presieduta da Vito Matranga. A Bagheria sono stati messi in campo interventi concreti, controlli intensificati sulla raccolta differenziata, videosorveglianza contro l'abbandono illecito e campagne di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti. La collaborazione con realtà civiche, come Plugging per la Sicilia, è attivamente incoraggiata e sostenuta. Ci si domanda, allora, mancano davvero i fondi a Misilmeri? O è più una questione di priorità politiche, di volontà amministrativa e di capacità organizzativa? Naturalmente, anche a Bagheria ci sono aspetti che si potrebbero migliorare. Ma dove non è così? Nessun comune è perfetto. Tuttavia, una cosa è certa: l'impegno dell'amministrazione locale ha prodotto risultati concreti. Il 24 gennaio 2025, nel municipio di Bagheria, è stato firmato un decreto congiunto da diversi sindaci dei comuni limitrofi, con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato il problema delle discariche abusive nella città metropolitana di Palermo. Per quanto mi risulta, anche il sindaco di Misilmeri era stato invitato a questo incontro importante. Perché non si sia presentato? Non mi è dato sapere. In seguito a quell'accordo ho inviato, alla fine di gennaio, una mail ai sindaci coinvolti, incluso quello di Misilmeri, in copia, associazioni ambientaliste e il Giornale di Sicilia. Ringraziavo per l'impegno, ma proponevo anche azioni concrete, partecipate dai cittadini. Pochi giorni dopo è apparso un articolo sul Giornale di Sicilia. Ma da Misilmeri, ancora una volta, nessuna risposta.
Se nemmeno un articolo di giornale smuove l'interesse del sindaco, cosa può farlo? Una telecamera delle Iene o della Rai? Resta il fatto: quando c'è la volontà politica, spesso si trovano anche le soluzioni. E dove si è disposti a collaborare, molto può essere realizzato. Anche in Sicilia. E soprattutto, molte domande restano senza risposta. Se hai altre domande, puoi lasciarle nei commenti oppure inviarle direttamente al sindaco Rosario Rizzolo tramite PEC. Trovi il suo indirizzo email nella descrizione del video. Nell'ultima email inviata al sindaco scrivevo: annuncio quindi la mia intenzione di documentare pubblicamente la situazione. Non è una minaccia, è una promessa. Per me è importante mantenere le promesse ed è proprio per questo che mi vedo costretto a pubblicare questo video. Non avrei mai voluto farlo, ma credo che il cambiamento sia possibile solo se smettiamo di distogliere lo sguardo e iniziamo a chiedere responsabilità. La pubblicazione odierna avviene 9 mesi dopo la mia ultima email al sindaco di Missilmeri e oltre 3 anni e mezzo dopo la mia prima segnalazione sui depositi illegali di rifiuti in questo comune. Nel frattempo molti rifiuti sono stati raccolti, anche da me personalmente, ma purtroppo ce n'è ancora troppo lungo le strade, sui pendii e nei letti dei torrenti. Di certo non sono stato il primo a denunciare questa situazione e con ogni probabilità non sarò l'ultimo. Ma quante cose positive si sarebbero potute realizzare in tutti questi anni? Eppure a Missilmeri esiste la possibilità di smaltire correttamente i rifiuti. L'isola ecologica è a disposizione di tutti i cittadini e noi stessi la utilizziamo regolarmente. Tanto più incomprensibile è il fatto che ancora oggi molte persone continuino a gettare i propri rifiuti nella natura. E ancora più grave è che la maggior parte delle persone volta lo sguardo dall'altra parte. Nessuno vuole fare la spia, ma chi abbandona illegalmente i propri rifiuti costringe i cittadini onesti proprio a questo, a segnalare, a denunciare, a richiamare l'attenzione. Chi inquina in questo modo quindi porta una doppia responsabilità, quella per il degrado ambientale e quella per aver messo altri nella posizione ingrata di dover essere la voce scomoda della coscienza civile. Il sindaco Rosario Rizzolo e Legambiente sono stati informati in anticipo di questa pubblicazione e invitati a fornire una dichiarazione. Eventuali risposte verranno riportate con data nella descrizione del video. Se anche tu non vuoi più distogliere lo sguardo, commenta, lascia un like o condividi questo video. Invito in particolare attivisti e associazioni ambientaliste a farlo. In futuro spero di poter raccontare le luci della Sicilia, il mare, la luce e magari anche le strade pulite. Vedremo. Le ultime parole voglio però lasciarle ad Antonino e Antonino. Entrambi vengono da questa terra. Il primo è partito, oggi vive in Svizzera, ma continua a prendersi cura del podere di famiglia e passa ogni vacanza possibile nella sua amata Sicilia. L'altro invece è rimasto, lavora la terra come contadino nei campi della zona. Un uomo che porta sempre la sua isola nel cuore, con un legame più forte di qualsiasi parola. Fin dall'infanzia entrambi sono uniti nel cuore alla Valle degli Ulivi. Sono Antonio Randazzo, un agricoltore siciliano della provincia di Palermo. Mi occupo di agricoltura fin da piccolo e anche se negli ultimi anni l'agricoltura in Sicilia, soprattutto nel mio territorio, attraversa dei periodi bui, continuo, grazie all'aiuto della mia famiglia, a portare avanti la mia piccola azienda. Il problema principale che ho sempre considerato è la mala organizzazione nelle vendite. Penso che la politica potrebbe aiutare di più i piccoli agricoltori come me a piazzare i nostri prodotti,
prodotti che a mio parere sono molto pregiati per le qualità organolettiche. Le nostre terre e il nostro clima ci permettono di ottenere risultati eccezionali con piccoli interventi agronomici. È veramente un peccato che noi siciliani non riusciamo a sfruttare questa risorsa. O sarebbe meglio dire che è un peccato che nessuno ci aiuti a sfruttarla. Oltre questa premessa, sono qui per parlare di un altro problema che affligge il nostro territorio. Le nostre terre, oltre ad essere abbandonate sempre più da agricoltori che non riescono più a trarne profitto, cominciano ad essere delle discariche abusive in vari punti delle nostre campagne. Qui parlo delle mie zone, territori di Bagheria, Santa Flavia, Castellaccia, Bolognetta e Misilmeri. Questi comuni sono di mio interesse lavorativo e passando in molte strade di campagna di questi comuni, negli ultimi anni ho visto crescere sempre di più il numero di discariche di ogni tipo, accumuli sempre più frequenti di immondizia. Mi sono sempre fatto molte domande del perché esistano persone che abbiano il coraggio di distruggere i nostri territori buttando rifiuti. Noi siciliani dovremmo essere i primi a tutelare le nostre terre e invece ci autodistruggiamo. Negli ultimi anni ho stretto amicizia con Marcus, un tedesco che si è innamorato del nostro territorio investendo su di esso. Mi ha colpito molto come si sta preoccupando dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne, perché più di un siciliano sta dimostrando un amore smisurato per la Sicilia. Se sono anch'io innamorato della mia terra, non posso tirarmi indietro alla sua richiesta di aiuto, di dare voce a questa protesta, a questo grido di rabbia verso le istituzioni e i sindaci di questi comuni che devono fare qualcosa, perché solo loro possono fermare questo crimine, perché di questo si parla. Si deve intervenire e non far finta di niente, si deve intervenire e poi fare in modo che non risucceda. Chiedo dunque a chi di competenza di fare qualcosa, perché come me, se un siciliano si sente veramente innamorato della sua terra, non può più far finta di niente. Buongiorno a tutti, io sono Antonino Castronovo, staio a Svizzera, in un paese in cui tutto è pulito, ordinato e rispettato. Però il vero cuore è che in Sicilia, che c'è i miei genitori, la mia famiglia, mio padre, il terreno che a Misilmeri era di mio nonno, ora è mio padre e di mia zia. Eppure, quando torno qua e vengo a vedere la situazione, c'è sempre monnezza per bere. Plastica, sacchette, materazze, frigoriferi, condizionatori, lavatrici, come se fosse un negozio di expert, va. Ho parlato con il signor sindaco, se cosa si può dire di Misilmeri, mi pare che si chiama Rosario Rizzolo. Se non mi ricordo buono non ci fa niente, perché tanto non mi ha dato mai a Rienzia. E io, come tutti i siciliani, dice, ora lo facciamo, aspettare la provincia, ma la provincia io avesse a sapere che non esiste più, perché ora esiste la città metropolitana. Diciamo, come i classici siciliani, insomma. Intanto la gente però aspetta come se niente fosse, no? Però non c'è niente, la plastica sparisce. E la monnezza avvelena l'acqua, il suolo, tutte cose, no? Ora io mi domando se sono stupidi oppure uno vogliono fare. Non si capisce niente. Però io voglio essere il signor sindaco in Misilmeri, il suo minuto è questo, il Rizzolo. Si può fare qualche cosa, ma ora però. Io prima ci chiamavo al telefono e mi rispondeva sempre. Mi diceva ora lo facciamo, ora riceveremo. Ma ora non mi risponde più. Feci questa cosa in siciliano perché magari io mi capisce meglio. Però voglio chiudere con un ricordo in italiano. Noi siamo la popolazione del Gattopardo. Vogliamo che tutto cambi, ma affinché tutto rimanga com'è. Per questo siamo in mezzo all'immondizia.